Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e alla mia scuola di uncinetto tunisino. Oggi vi mostro come fare gli aumenti nella lavorazione a uncinetto tunisino. Cominciamo! Ci sono diversi modi utili per fare gli aumenti nella lavorazione a uncinetto tunisino. Tutti avvengono nella fase di andata, quella in cui carichiamo i punti sull'uncinetto, mentre la fase di ritorno, quella in cui li scarichiamo, viene sempre eseguita come di consueto. Ecco le tecniche più comuni che vi mostrerò a punto semplice, ma che generalmente valgono indipendentemente dal punto utilizzato. Come al solito vi informo che lascerò i link delle tecniche e dei punti utilizzati in questo tutorial sia in descrizione che vi metterò qualche avviso sul vostro schermo in alto a destra. Allora, metodo numero 1, il gettato. Allora, lavoro qualche punto a punto semplice per farvi vedere la tecnica del gettato. Qui ho lavorato 4 punti. Per aumentare si fa un semplice gettato, cioè si carica il filo sull'uncinetto e si prosegue lavorando a punto semplice, come prima. E qui vedete, qui ho aggiunto il mio gettato, ho aggiunto una maglia. Le maglie che ho lavorato inizialmente erano 12 e quindi adesso io mi ritrovo con 13 maglie sull'uncinetto. Questa fase la faccio velocemente perché voglio farvi vedere l'effetto. Eccomi qui. Allora, questo è l'effetto. Io qui ho inserito una maglia in più. Nella trama è riconoscibile da un occhio esperto, ma non disturba, diciamo, la visuale complessiva del lavoro. E qui è come si prosegue. Questo è il nostro gettato. Aumento numero 2 è quello fatto a punto pieno. Dunque, vi mostro come al solito qualche punto lavorato a punto semplice. Per aumentare io vado a inserire l'uncinetto come per un punto pieno. Vi lascio il link e vi ho mostrato la scorsa volta come si esegue il punto pieno. Quindi vado a inserire l'uncinetto nello spazio tra 2 barrette verticali, qui, prendo il filo, lo porto sull'uncino e proseguo la mia lavorazione a punto semplice. Eccola qui. Allora, l'aumento a punto pieno è ben visibile, diciamo, crea anche forse un foretto qui nella riga sottostante, però è un metodo come un altro di aumento per l'uncinetto tunisino. Metodo numero 3 per aumentare è il metodo della barretta orizzontale. Come al solito lavoro qualche punto a punto semplice. Bene, per aumentare io vado a inserire l'uncinetto. Vedete questa, l'unica, diciamo, barra orizzontale che corre sotto a tutte le barrette verticali, questa qua? Bene, io vado a inserire l'uncinetto nella barretta verticale tra 2 punti, quindi qua, scusate, nella barretta orizzontale, quindi qua, vedete? Faccio uscire l'uncino, raccolgo il filo e lo passo attraverso, ecco qua, vedete? E poi proseguo nella lavorazione. Anche questo è un buon metodo, abbastanza invisibile, diciamo, meno visibile di quello appunto pieno precedente che vi ho fatto vedere, a mio avviso. Ok, poi proseguo con la lavorazione, fase di andata, fase di ritorno e continuo con il mio punto in più. Bene, l'ultimo punto, il quarto punto che vi faccio vedere oggi è quello cosiddetto della barretta posteriore. Lavoro qualche punto.
Eccomi qua. Allora, questo è un tipo di aumento che, per esempio, io utilizzo molto quando vado a fare i miei schemi, i miei disegni sinuosi, quelli diciamo a forma di foglia, perché è un aumento, soprattutto se devo fare più aumenti attorno ad uno stesso punto, ho bisogno di usare dei tipi di aumenti diversi, ok? Allora, la barretta posteriore, voi ormai dovreste saperlo, sta dietro al punto. Ecco, questa è la barretta verticale del punto successivo. Se noi giriamo leggermente il lavoro in questo modo, andiamo a vedere che la sua barretta posteriore è questa, ok? Quindi io vado a inserire l'uncinetto qui, prendo il filo, lo passo attraverso e attenzione poi successivamente io non mi devo dimenticare di lavorare anche la barretta verticale, altrimenti non faccio nessun aumento, giusto? Eccola qui e poi proseguo col lavoro. E questo tipo di aumento è molto utile anche perché, vedete, è quasi completamente invisibile, vedete? Scarico i punti e vi faccio vedere l'effetto. Ecco qua, la trama è perfetta e solo a un occhio allenato o comunque sapendo di aver fatto un aumento noi lo riconosciamo, è questo qui, altrimenti no, veramente pulito come tipo di aumento. Bene, questi per me sono i 4 metodi fondamentali per aumentare nella lavorazione a uncinetto tunisino. Spero vi siano stati utili, io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito ad iscrivervi al mio canale e se volete di andare a dare un'occhiata anche al mio altro canale, completamente in inglese ma pieno di contenuti già sull'uncinetto tunisino. E ci vediamo la prossima volta. A presto, bye bye!